Buongiorno, presenterò alcune delle attività condotte all'Università della Tuscia sul miglioramento genetico del frumento duro in ambito biologico, guardando anche alle resistenze ad alcuni fattori abiotici, in particolare carenza idrica, che vanno ad interferire su chiaramente la produzione, che invece la vogliamo alta perché abbiamo un crescente aumento di popolazione. Per quanto riguarda l'esigenza della coltivazione in biologico, abbiamo visto negli anni, questi diagrammi sono riportati, le percentuali di terreni coltivati a biologico in diversi stati, e vediamo che l'Italia è il secondo paese per estensioni di coltivazione a biologico e anche il quinto paese in realtà il rapporto tra biologico e convenzionale, quindi abbiamo una quantità di terreni a biologico molto importante. Questo quantitativo si innalza sempre di più e vediamo come nell'ultimo grafico abbiamo un'impennata delle coltivazioni a biologico che hanno diversi vantaggi qui sulla sinistra riportati, tra cui una minor erosione del suolo, un miglior impatto ecologico, quindi sulla biodiversità, sulla salubrità degli alimenti, anche se la salubrità dipende da alcuni fattori, perché non vogliamo essere integralisti su una visione univoca, tutte le cose hanno dei pro e dei contro. Il contro della produzione biologica è che ha una minore produzione, proprio per questo in questo progetto vogliamo sviluppare dei semi adatti, quindi delle linee adatte alla coltivazione biologica che siano anche produttive. Quindi questo progetto vede diversi paesi. Per quanto riguarda il frumento duro abbiamo il DAFNE, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università della Tuscia, insieme all'Università di Baku in Austria e l'Istituto di Ricerca in Ungheria. Gli obiettivi del progetto sono quindi selezionare linee adatte al miglioramento in biologico, cosa che ad oggi vengono coltivate in biologico linee che sono state selezionate per una coltivazione convenzionale, quindi sicuramente non le più adatte. E in questo miglioramento, oltre a usare tecniche avanzate di miglioramento, abbiamo anche previsto il coinvolgimento degli agricoltori e quindi quello che si chiama participatory breeding, dove l'agricoltore dà il suo giudizio sulle linee. Quindi il programma è quello di identificare varianti geniche e fenotipiche adatte per la tolleranza a stress tramite marcatori molecolari e quindi poter piramidare, come si dice in gergo, cioè mettere insieme tutti questi geni per avere delle linee superiori sotto differenti aspetti. Nel progetto il primo anno abbiamo valutato 72 linee provenienti da diverse parti del mondo, o anche date dai nostri colleghi ungheresi, e insieme a queste anche varietà diciamo storiche, tra cui il senatore Cappelli, Simetro, Vulci, che è una varietà registrata dall'università recentemente. E quindi abbiamo valutato in campo queste linee, il primo anno in un campo molto povero, proprio per aumentare lo stress, e abbiamo visto l'andamento della produzione e selezionato le nostre linee in base alla produzione, ma anche in base ad altre caratteristiche quali resistenza alle ruggini e stadio fenologico. Abbiamo visto anche sull'apparato radicale, mettendo in serra dei vasi in reti, dove abbiamo potuto vedere la struttura dell'apparato radicale, perché chiaramente in biologico abbiamo la necessità che la pianta abbia capacità di prendere dal suolo tutte le sostanze nutritive. Questo diagramma fa vedere l'andamento degli stati fenologici del frumento che sono stati misurati nel tempo, e il secondo anno abbiamo selezionato 27 linee di queste 72 per metterle in terreno. Questi sono gli andamenti degli stati fenologici, vedete che sono molto variabili in termini diciamo di precocità. Le diverse linee abbiamo al 30 aprile 2020 alcune linee
che erano già in piena fioritura, mentre altre che dovevano ancora formare la spiga. Questo andamento dello stadio fenologico non sono linee parallele, ma abbiamo periodi in cui alcune linee accelerano il loro stadio fenologico o ritardano rispetto ad altre. Questo è importante, avere un pacchetto di linee differenti proprio per avere un'adattabilità ai diversi suoli, ai diversi climi, alle diverse condizioni. La produzione che abbiamo avuto l'altro anno, sicuramente da considerare che è in parcelle, quindi con una cura e un'attenzione maggiore, comunque è stata di tutte superiore, tranne il senatore Cappelli, a 40 quintali a ettaro. E la correlazione tra alcuni di questi caratteri vede importante per esempio la correlazione che abbiamo con l'altezza, con diversi fattori sia di stadio fenologico che di produzione, che di quantitativo di proteina e caratteri diciamo così qualitativi del seme. Questa è la regressione dell'altezza rispetto alla produzione, mentre questa è la regressione dell'altezza rispetto al peso ettolitrico, caratteristica importante commerciale. Quindi abbiamo anche un progetto in corso dove studiamo l'apparato radicale sottoposto a diversi stress salini in questo rizotrone dove le piante crescono su dei vetri e quindi possiamo studiare bene in maniera precisa l'apparato radicale e gli angoli di inserzione. Questo è un progetto che abbiamo vinto insieme alla partner tedesco. Abbiamo fatto anche degli stress salini in idroponica, stress molto spinti, per andare a vedere la capacità delle piante, quali alleli vengono attivate nelle piante resistenti allo stress. Allora, le piante sottoposte a stress salino è stato estratto l'RNA e tramite questa macchina che si chiama Real Time PCR, che praticamente fa delle amplificazioni di alcuni geni in tempo reale, quindi vabbè, qui è lungo spiegare la tecnica dell'amplificazione del PCR. In verità è la stessa macchina che viene usata nei test molecolari del Covid per vedere la presenza del virus, e quindi possiamo vedere alcune varianti, quindi mettendo alcuni primer vediamo che la curva dell'amplificazione durante i cicli abbiamo un aumento dell'amplificato e facendo l'HRM, cioè una temperatura di melting, cioè quando i due filamenti del DNA si staccano, e questo avviene a seconda della presenza di basi, e quindi vediamo che questi picchi differenti tra le diverse linee sottoposte a sale e non sottoposte a sale, tollerante al sale e non tollerante al sale, ci identificano delle varianti alleliche che poi andiamo a monitorare col sequenziamento. E quindi da queste sequenze, prendendo dei geni di interesse con fattori di trascrizione per caratteristiche appunto di resistenza, di tolleranza per meglio dire, abbiamo identificato degli SNPs che sono mutazioni puntiformi, quindi dei cambiamenti di singole basi. Queste sono le sequenze tra una pianta tollerante sottoposta a 0,75 molare di NaCl verso il controllo, quindi questi varianti alleliche che conferiscono tolleranza, che si attivano rispetto allo stress. Queste sequenze sono state poi messe in una banca dati e abbiamo visto che sono effettivamente coinvolte nello stress idrico perché hanno un'omologia pari al 100% con sequenze trovate coinvolte in stress ossidativi in altre specie. E quindi questa è la via per selezionare, per avere dei marcatori e poter selezionare piante da un lato adatte al biologico e dal lato adatte alla resistenza allo stress idrico. Grazie per l'attenzione.